Benvenuti alla nostra cena veg numero 11. Vi facciamo vedere un antipasto, un piatto unico ed un dolce, tutti a base vegetale. Iniziamo! Come antipasto prepariamo delle pizzette con 3 gusti, semplici e deliziose. In una ciotola mettiamo 120 g di acqua tiepida, un cucchiaino circa 3 g di lievito di birra secco e un cucchiaino di zucchero. Mescoliamo e mettiamo da parte. In una ciotola più grande mettiamo 200 g di farina. Io uso metà farina tipo 0 e metà integrale, ma possiamo anche usare solo farina 0. Aggiungiamo un pizzico di sale e l'acqua con il lievito e mescoliamo con una spatola finché la farina non assorbe il liquido. Ora trasferiamo su un piano di lavoro ed impastiamo con le mani per circa 8 minuti e se l'impasto si attacca alle mani o al piano di lavoro, allora aggiungiamo un po' più di farina, fino a quando non si attacca più. Alla fine dovremo ottenere un impasto liscio, morbido ed elastico. Dopo aver impastato, formiamo una palla di pasta, poi la mettiamo in una ciotola leggermente oliata o spolverata di farina se vogliamo evitare l'olio. Copriamo con un piatto capovolto sopra, poi mettiamo a lievitare in luogo caldo fino al raddoppio. Dovrebbero volerci da 1 a 2 ore. Poi, per avvantaggiarci, possiamo anche preparare l'impasto la sera prima o la mattina e metterlo in frigorifero da 8 a 20 ore al massimo. Dopo la lievitazione, trasferiamo l'impasto su un piano di lavoro. Lo pieghiamo su se stesso 4 volte per dare un po' di struttura, facciamo una palla e stendiamo con l'aiuto di un mattarello. Infariniamo leggermente il piano di lavoro e stendiamo la pasta fino a circa 3 o 4 mm. La forma qui non è importante, ma è importante che la pasta sia abbastanza sottile. Ora usiamo un bicchiere piccolo o un tagliapasta di circa 7 cm per dare forma alle pizzette. Cerchiamo di ritagliare quanti più dischi possibile, poi li trasferiamo su una teglia rivestita di carta da forno. Ora rimpastiamo insieme i ritagli di pasta e facciamo una palla, senza però impastarla troppo. La stendiamo e ci facciamo altre pizzette. Ripetiamo questa operazione fino a quando non abbiamo finito l'impasto. Noi siamo riusciti a fare 28 pizzette. So che sembrano tante, ma consideriamo che ogni persona ne mangerà almeno 4, visto che sono leggerissime e sottili. Poi, se siamo molto occupati e non abbiamo tempo di fare l'impasto da zero, possiamo anche usare un rotolo di pasta di quelli già pronti. Allora, io ci ho provato, quello che ho preso io era molto morbido e umido, quasi impossibile da tagliare per fare le pizzette. Quindi l'ho prima impastato per qualche secondo per dargli un po' di struttura, poi ho fatto una palla, ho aspettato circa 10 minuti che il glutine si rilassasse un po', l'ho steso ed infine ho fatto tante pizzette. Ora, una volta che abbiamo messo le pizzette sulla teglia, possiamo aggiungere il condimento. E a questo punto possiamo anche riscaldare il forno a 250 gradi. Il nostro primo condimento è una salsa marinara semplice. In una ciotola mettiamo mezza lattina di pomodori a pezzetti o anche pelati, un paio di pizzichi abbondanti di origano, uno spicchio d'aglio tagliato sottile, un pizzico di sale e un paio di pizzichi di pepe. Qui volendo possiamo anche aggiungere un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Schiacciamo e mescoliamo i pomodori con una forchetta, poi prendiamo un cucchiaio e aggiungiamo un po' di salsa marinara al centro delle pizzette. Per far sì che la salsa non si allarghi troppo, facciamo un po' di pressione con le dita al centro delle pizzette. Poi la salsa marinara non è solo ottima da sola, ma è perfetta come base per altri condimenti. In questo caso, come secondo condimento, abbiamo aggiunto dei carciofini che abbiamo prima tagliato finemente, poi messo sulle pizzette. Ma se non vi piacciono i carciofini si può aggiungere davvero qualsiasi altra verdura. Poi, per rendere le pizzette ancora più gustose, consiglio di aggiungere dei capperi sopra quelle con la marinara e delle olive nere sopra quelle con i carciofi. Bene, la prima teglia di pizzette è pronta per essere infornata in forno già ben caldo a 250 gradi. Ci vorranno circa 8 minuti o finché le pizzette non iniziano a dorarsi sui bordi. Poi mentre queste cuociono possiamo preparare le altre, che condiamo con patate, rosmarino e cipolla rossa. Tutto quello che dobbiamo fare è sbucciare le patate e cuocerle nel microonde alla massima potenza per 4 minuti. Ora affettiamo le patate e poi la cipolla finemente. Come prima allarghiamo un po' le pizzette schiacciandole al centro. Poi aggiungiamo una fetta di patata sopra ogni pizzetta. Condiamo le patate con un pizzico di sale e pepe e aggiungiamo un po' di cipolla rossa sopra. Infine completiamo con qualche ago di rosmarino. Qui possiamo usare rosmarino fresco o secco e un filo d'olio. Poi per risparmiare tempo a cena possiamo anche preparare gli ingredienti per il condimento in anticipo e tenerli in frigorifero fino ad un giorno. Bene, inforniamo per circa 8 minuti, poi togliamo dal forno e mettiamo su un piatto da portata o su un tagliere per servirle. Queste pizzette sono l'antipasto perfetto per una cena in famiglia o con amici. Sono facili da realizzare e una tira l'altra. Poi fatte così sono gustose, croccanti e leggere e piaceranno proprio a tutti.
E se avanzano possiamo anche mangiarle per merenda il giorno dopo. La prossima ricetta è un piatto unico a base di ceci, veramente facilissimo. Per prima cosa scaldiamo il forno a 220 gradi, poi prepariamo una pirofila. Nella pirofila mettiamo 2 scatole di pomodori a pezzi, che sono circa 800 grammi, mezzo cucchiaino di fiocchi di peperoncino, mettine meno se non ami troppo i piatti piccanti, un cucchiaino di paprika, un cucchiaino di semi di cumino, un cucchiaino di curcuma, un cucchiaino di sale, qualche pizzico di pepe nero. Adesso mescoliamo bene con un cucchiaio e aggiungiamo 3 spicchi d'aglio tagliati a metà, una mezza cipolla a fette e circa 2 cm di zenzero tagliato a pezzetti o grattugiato. Poi sbucciamo 2 patate dolci o patate americane, circa 400 grammi, le tagliamo a dadini e le aggiungiamo al mix. Dobbiamo tagliarle a pezzi non troppo grandi in modo che non richiedano troppo tempo per la cottura. Infine aggiungiamo 2 scatole di ceci scolati e sciacquati, sono circa 460 grammi. Mescoliamo il tutto con un cucchiaio finché gli ingredienti non sono ben amalgamati, poi copriamo la pirofila con un foglio di alluminio e inforniamo a 220 gradi per 30 minuti. Dopo 30 minuti togliamo il foglio d'alluminio, diamo una mescolata e continuiamo a cuocere senza coprire per altri 15 minuti, o fino a quando le patate americane sono morbide e possono essere facilmente bucate con una forchetta. Mentre i ceci si raffreddano un po', prepariamo il riso di cavolfiore. Per farlo abbiamo bisogno di metà cavolfiore. Tagliamo il cavolfiore in 2 o 3 pezzi, poi prendiamo ogni pezzo e lo grattugiamo con i fori grandi di una grattugia. Grattugiamo il cavolfiore partendo dalle cime, in modo che il gambo tenga insieme i pezzi mentre grattugiamo. Volendo si può anche usare un robot da cucina, facendo attenzione però a non sminuzzare troppo il cavolfiore, altrimenti diventerà molliccio quando lo cuciniamo. Trasferiamo il cavolfiore grattugiato in una padella antiaderente. Aggiungiamo il succo di un limone, senza i semi, un pizzico di sale e del pepe. Cuociamo il cavolfiore a fuoco medio-basso per circa 4 minuti, muovendolo spesso e senza farlo dorare. Quando il cavolfiore si è ammorbidito un po', aggiungiamo una manciata di prezzemolo tritato finemente, mescoliamo, assaggiamo e regoliamo di sale. Ed ecco fatto, in 5 minuti abbiamo un contorno facile da accompagnare ai ceci al forno. Mettiamo il riso di cavolfiore in un piatto e aggiungiamo un po' di ceci accanto. A noi piace servire questo piatto con dello yogurt di soia condito con prezzemolo e un pizzico di sale. I ceci al forno, su riso e cavolfiore, sono un piatto delizioso così com'è. Questa è una ricetta facile, gustosa e nutriente. È troppo buono. È anche possibile conservare gli avanzi in frigorifero per qualche giorno e vi assicuro che il giorno dopo questo piatto sarà ancora più buono. L'ultima ricetta della nostra cena veg sono degli irresistibili quadrotti al limone fatti con una frolla al limone delicatissima e ricoperta con una crema al limone leggera e strabuona. Scaldiamo il forno a 180 gradi e foderiamo una teglia con carta da forno. Noi utilizziamo una teglia quadrata da 25x25, ma una tonda da 26 va bene lo stesso. L'importante è che la carta da forno fuoriesca un po' dai bordi della teglia, in modo che sia più facile rimuovere la torta una volta cotta. In una ciotola aggiungiamo 50 g di zucchero, 45 g di acqua, 40 g di olio di semi di girasole e la scorza grattugiata di un limone non trattato. Poi ci setacciamo dentro 200 g di farina zero e un cucchiaino o 5 g di lievito per dolci in polvere. Mescoliamo con una spatola finché la farina non assorbe i liquidi, poi con le mani lavoriamo l'impasto per un minutino. Lo lavoriamo direttamente nella ciotola, dato che in realtà dobbiamo solo unire gli ingredienti. In questo caso infatti non dobbiamo lavorare troppo all'impasto perché non vogliamo sviluppare il glutine che renderebbe la nostra frolla meno friabile e troppo compatta. Quindi trasferiamo l'impasto nella teglia e lo spingiamo con le mani per creare una base di pasta frolla che sia ben unita e compatta. Ora facciamo dei buchi con una forchetta, poi inforniamo a 180 gradi per 15 minuti. La togliamo dal forno e lasciamo raffreddare per 10 minuti prima di aggiungere la crema al limone sopra. Quindi mentre la base dei nostri quadrotti si raffredda, prepariamo la crema al limone, conosciuta anche come lemon curd. Per fare un'ottima crema al limone prendiamo dei bei limoni di Sicilia non trattati, visto che useremo sia il succo che la buccia. Quindi come primo passo sbucciamo uno dei limoni e mettiamo la buccia in un pentolino. Poi prendiamo 3 limoni di media grandezza. Possiamo riutilizzare i 2 limoni sbucciati. Li tagliamo a metà e spremiamo il loro succo. In totale avremo bisogno di 80 g di succo di limone. Lo filtriamo con un passino per rimuovere semi e pellicine. È importante filtrarlo perché non vogliamo pezzi di limone o semi nel nostro lemon curd.
Deve essere una crema liscissima. Ora nel pentolino con le bucce di limone aggiungiamo 500 g di un latte vegetale a piacere. Noi qui usiamo latte di riso, 100 g di zucchero, qui usiamo quello di canna, e 60 g di amido di mais. Poi se vogliamo dargli un po' più di colore giallo, aggiungiamo un pizzico di curcuma in polvere. Giriamo con una frusta per rimuovere tutti i grumi, poi portiamo a fuoco medio e continuiamo a mescolare fino a quando la crema si addensa. Togliamo la buccia del limone, poi aggiungiamo il succo del limone e continuiamo a mescolare per un altro minuto, o fino a quando il succo del limone viene completamente assorbito dalla crema. Ed ecco fatto, questo è il lemon curd o crema al limone, vi assicuro che è incredibile. Ora versiamo la crema al limone sulla base di frolla e la livelliamo un po'. Cuociamo in forno a 180 gradi per altri 15 minuti, poi lasciamo raffreddare per circa un'ora prima di togliere la torta dalla teglia. Tagliamo la torta in quadrotti più piccoli, noi ne abbiamo fatti 16 e li serviamo. Possiamo conservare questi quadrotti al limone a temperatura ambiente per circa mezza giornata. Invece per conservarli più a lungo li mettiamo in frigorifero su un piatto per un paio di giorni, ma senza impilarli uno sopra l'altro, altrimenti diventano mollicci. Appena prima di servire possiamo spolverare i quadrotti con dello zucchero a velo, ma tenendo presente che lo zucchero a velo si dissolverà dopo pochi secondi. Allora, questi quadrotti al limone sono un dessert colorato e golosissimo. Sorprenderanno tutti grazie alla frolla aromatica e leggera e all'irresistibile crema al limone sopra. The lemon curd is just... Grazie mille per aver guardato il video e se non l'avete già fatto non dimenticate di iscrivervi al canale. Poi fateci sapere se vi piacciono queste ricette con un po' meno olio. Per oggi è tutto, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!